Qualunque cosa, qualunque problema c'hai, vieni sempre qua, non ti preoccupare. No, ma su questo lo so. Qualunque problema c'è, che non ti piace, questo, quell'altro. No, che non ti piace no. Torna a casa con me. Ok, se non piace. È successo proprio quello che speravamo non succedesse mai. Purtroppo è arrivato il momento del video. Siamo stati fregati. Non avremmo voluto farlo, anche perché i soldi ce li mettiamo a noi e ancora si guadagna zero da questa cosa, però tu È andato il danno. Sono triste. come ti senti a caldo? Sconfortato. Sconfortato. Io più sconfortato perché in questione il danno l'ho ricevuto io perché l'ho pagato io. Quindi andiamo un attimo senza ulteriori indugi e capiamo cosa è successo. Questo è l'orologio in questione. Zenith Surf dovrebbe essere il modello anni 70-80. Aiutatemi nei commenti. Non lo so, non voglio manco cercare perché sto nervoso e non ci voglio pensare. Questo è il danno che è stato fatto. Raga, Non ci sono parole. sono sconcertato. Vabbè, un bellissimo orologio, precisiamo, nel senso. Un ottimo orologio, 300 euro l'ho pagato, comunque il valore in linea preso in un mercato, quindi penso che sia il valore in linea con i prezzi di mercato rispetto a questo orologio, se non che lo metto al polso e non va, si blocca. Cioè, come potete vedere, questo è un orologio automatico, lo sto manovrando, lo sto tenendo in mano da un po', lo sto agitando, quindi comunque si dovrebbe essere caricato e come potete notare Zero. la lancettozza dei secondi è lì, ferma, impassibile, immobile, non si muove in nessun modo. Ora, allora, poi tra l'altro aiutatemi pure voi a capire nei commenti questo, non so se riesco a far vedere con uno zoom, il 18 in questo caso, ma comunque il datario. Il font è corretto secondo voi? Non vedo bene perché è un po' scuro. In che senso dici? Il font della data, come lo vedi tu? Perché c'è, in che senso ti dà un'impressione Lo vedo strano. come se non fosse l'originale? No, poi- Mettilo un po' più alla luce. Poi, non so se lo riesco a far vedere. Poi ci stanno alcuni giorni che sono... Ah, tra l'altro, non c'ha la regolazione, questo modello non c'ha la regolazione del giorno tramite la corona. Quindi è un dito, dove sappiamo, con la sabbia, perché devi fare tutto il giro... Cioè, ora per esempio segna 18, oggi che giorno è? Le 14. 14. Io adesso, se volessi mettere il 13 per poi fare il giro canonico per arrivare al 14, devo perdere 4 ore della mia vita a girare questa cosa che non si gira neanche. Come il mio per sé a carica manuale, ci ho messo 2 giorni. È una cosa normale per questo tipo di orologi, mi sono documentato, però non comodo, mettiamola così. Ora, Aspetta, diciamo pure il fatto che sei andato all'orologiaio. Cioè, tu sei andato pure dall'orologiaio, mi pare, e l'hai Sì. portato a controllare subito. sì, io sono stato pure dall'orologiaio, l'ho portato un secondo, non c'è stata proprio una revisione, Un controllo. un controllo approfondito di questo, Esatto. onestamente non mi ha soddisfatto chissà che, però mi ha detto semplicemente che le parti è complicato, bisogna vedere o qualcuno di più specializzato che ha le parti di ricambio, ma comunque mi diceva che i ricambi Zenith d'epoca non si trovano, è un problema e quindi si potrebbero cambiare solo alcune parti e nel caso in cui non fosse danneggiato ma ci volesse solo una revisione stiamo parlando di 180 euro. Sì. 180 euro mi ha detto, quindi l'ha aperto un secondo al volo davanti a me. Non si tratta di ricambio originale Zenith, quindi Sì. non so, siamo un po' titubanti. Direi che lo possiamo aprire insieme, giusto perché magari c'è nei commenti qualcuno più esperto di me e mi sa dire secondo lui se c'è un danno o se semplicemente non è mai stato revisionato un orologio di 50 anni e quindi ci può quello Oppure possiamo se è sistemabile, diciamo. Poi tanto noi glielo porteremo al venditore, nel senso una parlata comunque c'è da fare Sì. col venditore. Sì, ovviamente sì, fatemi sapere pure nei commenti voi cosa fareste in questo caso. È un venditore che fisso di un mercato, lo riesco a rintracciare molto facilmente. Magari la prossima domenica potrei passarci, espogli il problema e dire intanto apriamolo insieme e vediamo di che si tratta. Non sarà facilissimo secondo me. Però Vorrei provare ad aprirlo senza togliere, prendendo solo le misure, senza togliere il bracciale. Ci riuscirò a fare questa cosa secondo te? io credo che ti serva una mano, cioè, ti dovete tenere almeno il bracciale, penso. Allora, questi due dentini bastardi sembrano andati. L'amico sotto sembra andato. Proviamo a girare.
ed incredibilmente Andato. è andato. Orologiaio professionista, appena Champion. diventato, certificato. Sto scherzando, non mi uccidete nei commenti. Sto scherzando, se volete uccidetemi nei commenti, c'è un porto. Vediamo. Ah, Allora, un po' dalla luce. il movimento sembra ok. E questo non è che avevo troppi dubbi. La massa oscillante mi sembra libera. Sì, molto libera. La molla di carico, il cuore dell'orologio, anche lei mi Wow. sembra libera. Però si ferma. Che cazzo è? Sarà evidentemente il meccanismo che trasmette la carica dalla massa oscillante alla molla di carico? Cioè dici tu quelle bloccate? Perché adesso non si sta caricando con questo movimento? Com'è possibile? A parte che mi sembra paradossalmente troppo libera la massa oscillante. Non lo so. Secondo te? Non riesco a capire, perché pure quello, ma secondo te è quello il problema? Cioè il meccanismo Ah. in sé. Aspetta. Pure vedi questo ingranaggio qua non va a vuoto. Comunque, non lo so. Sì, secondo me c'è qualcosa sicuro da sostituire. Il problema è cosa? Comunque questo fondello poi Ma scusa, ma prima andava? distrutto. Cioè quando l'hai comprato proprio? E Poi ma- non è partito più, non ho capito. Cioè Ma- pure. il problema degli orologi, la maggior parte degli orologi, è proprio questo. Cioè si è fermato. Che tu non puoi, cioè non è che lo sa. Nel momento in cui io l'ho preso, a parte che forse l'ho messo già subito al polso, no, neanche, perché Sì. no, perché dovevo metterlo a misura, mi sa che non era della misura giusta del mio polso, non Cioè no, te ricordo. lo sei messo al polso per vedere come Sì, stava, eccetera. Ma però non, esatto, capito, no. poi l'ho messo in tasca, quindi non è che l'ho provato subito. Poi dopo l'ho portato a casa, l'ho messo a misura, l'ho sistemato, me lo sono messo al polso. Il giorno dopo si era bloccato. Ho notato questo problema fin quando l'ho caricato un minimo, perché all'inizio non è manco un problema della carica, perché all'inizio si caricava. Il punto, e tra l'altro l'ho notato pure che fermo sulla scrivania funzionava, cioè andava pure fino a una certa. Poi l'ho messo sul polso e si è bloccato. Ma tempo 2 ore, ma manco, cioè io dopo 2 ore me ne sono accorto, poteva essere pure 5 minuti come 2 ore. Cioè non capisco proprio come è possibile, cioè la carica funziona, la spring bell funziona, perché sennò non sarebbe mai dovuto andare. Poi a un certo punto cosa può essere che l'ha fatto bloccare di colpo? Ragazzi, chiediamo pure a voi nei commenti, c'è qualche orologiaio esperto se ci può aiutare, ma giusto per capire cosa può essere, perché veramente. Sì, fateci sapere nei commenti cosa può essere, soprattutto voi cosa fareste, perché io sicuramente lo dirò proprio giusto anche perché è giusto che lo sappia il venditore. Probabilmente se ho messo una clip all'inizio della trattativa conclusa, molto probabilmente sarà tutta blurrata, se non addirittura le voci cambiate, perché questo non vuole essere una denuncia nei confronti di nessuno, anche se il venditore mi dovesse rispondere: guarda, mi dispiace, abbiamo fatto l'acquisto della trattativa, l'hai comprato, sono cazzi tuoi, cioè è il mercato, funziona così il mondo. Può capitare con gli orologi come con qualsiasi prodotto, oggetto, quindi sì. Quindi di certo è che io ero anche più tranquillo rispetto a comprare da un altro. A lui, conoscendolo, ero più tranquillo a comprare da lui, perché avevo anche una tutela che gli avrei voluto riportare qualsiasi problema. E infatti credo che è quello che farò la prossima volta che ci troveremo a passare. Essendoci un rapporto, quindi non penso che ci sia un problema, nel senso noi andiamo a dimostrare, diciamo, quali sono stati i problemi. Sì, no, ma a parte, cioè, non è manco il fatto di dimostrare, proprio un fatto che anche per sua conoscenza, cioè è giusto che lui sappia che questo orologio, così magari lui, se c'è un fornitore di questi orologi, se non è un privato, di rifarsi su questo privato, perché comunque gli orologi sono una delle cose più tracciabili del mondo. Non stiamo parlando di Rolex, stiamo parlando di orologi da 300-400 euro. Con rispetto. Però secondo me comunque è giusto dargli il giusto peso, 300 euro su 300 euro. Tu eri titubante, giusto? C'è un difetto nel quadrante, mi pare, non mi ricordo.
No, vabbè, cioè titubante ero, no, semplicemente c'è ecco. stato questo graffietto qua tra l'ora 1 e 2 che mi dava, cioè che proprio, no, mi dà fastidio, sai perché? Beh, ci sta esteticamente, nel senso che ti dà fastidio, però. No, ma sai perché? Non è un fatto estetico e basta, perché io apprezzo i quadranti fioriti, i quadranti rovinati per l'usura del tempo, perché Esatto. se no mi compro un orologio nuovo, non vado sul vintage Esatto. se volevo una cosa perfetta. Però Questi segni di usura danno fastidio, no? Nel senso. sì, però questo scippo in particolare, scippo per gli amici di Napoli, questo graffio in particolare, mi dà l'impressione che sia stato fatto da qualcuno che doveva fare una manutenzione poco capace, capito? Sì, sì, Cioè sì. non è come si graffia il Esatto. quadrante là sotto, a meno che non sia caduto, si sia rotto il vetro e abbia scheggiato questo, ma comunque i vetri sono fatti in modo tale per non rompersi e scheggiare in questo modo, e se fosse successo la cassa sarebbe distrutta, cioè ci sarebbero dei graffi evidenti sulla cassa. Quindi questo è stato fatto o per rimuovere le lancette da qualcuno che veramente penso che si trovava per sbaglio in un'orologeria perché faceva il macellaio di mestiere, con tutto il rispetto per i macellai, Ovviamente. i chianchieri Ti rispetto sempre. nel mio cuore. Però una piccola nota, diciamo, ironica per il venditore, mettiamola così, è che prima diceva, a tuo fratello, scherzando, non me lo devi portare più, nel senso che è troppo precisino, il quadrante, le cose, il quadrante Troppi- è il segno di usura e l'orologio non va. Mannaggia, ma- tuo fratello trova solo difetti. Mi sa che ne ho trovati pure pochi. Esattamente. Ne ho trovati pure pochi. Mannaggia. Comunque sono 300 euro, non è che uno sembra deve dare soldi così, nel senso un attimo di accortenza ci vuole e manco l'abbiamo controllato benissimo, quindi un consiglio che vi diamo, controllate sempre bene. Sì, io mi sa che d'ora in poi, non so se la vedete qua se è inquadrata, ma io c'ho la lentina proprio quella là del gioielliere, che non l'ho mai voluta portare per non fare il personaggio tipo i TikTok Esatto. americani che Ma mo vediamo. ci sta, è giusto. Però d'ora in poi mi sa che veramente andrò là come il pazzo a vedere qualsiasi cosa, perché sennò... La corona che era logata. No, la corona è forte, la corona è sua, penso che... Ma è stellina? Noi con la stellina? No, non c'è la stella, ok. c'è la stella vecchia, cioè quella stella, Esatto. questo tipo di stella qua. Sì. Però di solito stellina si intendono quelli là come il mio. Però con la stellina sopra, giusto? Che nel video precedente, non so se l'avete visto, un venditore esperto di orologi valutava i miei acquisti e quell'orologio in questione non è in gergo si dice tra i collezionisti Zenith senza stella, perché porta solo la scritta senza la stella sopra. Invece ci sono quello stesso modello, capito, con la secondina sotto Aure 6, però con la stellina che i collezionisti chiamano stellina. Vabbè, da un certo periodo di tempo, diciamo. Poi. Sì, però non è ufficiale. I collezionisti lo chiamano stellina, ok. capito? Zenith all'epoca, prima degli anni 58-59, non dava esatto. cioè era semplicemente uno Zenith a carica manuale. Basta. Dopo è nato tutto, erano oggetti di consumo, come dicevamo in una puntata del podcast con Angelo Nuvoletto. Bellissimo. Erano oggetti di consumo, non erano intesi per diventare da collezione, non si pensava che dopo ci fosse tutto questo mercato potessero diventare degli asset. Poi dopo, col tempo. Comunque, ragazzi, io qua chiudo il fondello, poggio, magari non lo chiudo serrato bene, anche perché questo orologio non andrà assolutamente al polso, anche se serrato bene questo zero impermeabile, lo sappiamo perfettamente, e lo porterò a capire, se riesco magari vi registro pure qualche clip, anche se dubito. Comunque vi faremo sapere, vi aggiorneremo su quello che ci dirà il venditore. Vi rinnoviamo la richiesta di farci sapere nei commenti cosa ne pensate, perché stavolta non è per creare engagement, veramente vogliamo sapere che cosa ne pensate. Volete altro da aggiungere? Ragazzi, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale e nel caso... Mettete hype, che ho visto che per l'ultimo video qualcuno ci ha messo hype, vi vogliamo un sacco di bene. Siete dei numeri 1. E niente, poi mi raccomando, seguiteci anche sugli altri social, che forse riusciamo a fare anche qualche live in diretta, così mentre parliamo con i venditori ci state anche voi, ci commentate un po'. Dai, Ci ragazzi, vediamo alla prossima. al prossimo video.